In questo sesto tutorial vedremo in dettaglio come caricare nuovi checkpoint e l'ora per generare immagini più dettagliate e inerenti al prompt di testo. Benvenuti! Nel filmato di supplemento abbiamo ancora menzionato i checkpoint e accennato ai LoRa. Prima di parlare in modo approfondito della gestione dei LoRa con degli esempi, proviamo a scaricare queste risorse in Focus in dettaglio. Per capire cosa sono i LoRa, vi faccio un esempio di una immagine generica, con un semplice prompt senza LoRa, cliccando sul tasto CTRL della tastiera. E utilizzando la rotella del vostro mouse potete zoomare qualsiasi pagina web. In questo caso quella dello storico di Focus. Dall'immagine ci accorgiamo che qualcosa non va. La descrizione del testo dice: Conan il barbaro a cavallo di una rana toro africana. Illuminazione. Montagne. Ma come vedete il personaggio rimane dietro la rana, senza cavalcarla. Se noi avessimo qualcosa che riesce ad instradare l'IA sulla posa particolare della corretta cavalcatura, adattandola all'animale del prompt, avremmo risolto. I LoRa sono proprio questo, aiutare l'IA a capire cosa ci serve rappresentare. Andiamo allora sul sito Civitai e scarichiamo il LoRa che ci serve, filtrandolo con le impostazioni descritte nel video precedente, ossia LoRa, SDX, L1.0 e se vogliamo anche Lighting. Bene, scorriamo il LoRa e clicchiamo su quello che fa proprio al caso nostro, dell'esempio appena visto. Riding on A è appunto il LoRa che rappresenta la cavalcatura di un determinato soggetto. Scorrendo le immagini qui rappresentate, potete farvi una idea del tipo di LoRa. Inoltre potete verificare altre informazioni, come ad esempio le sue dimensioni. Alcuni LoRa per essere attivati hanno bisogno di un prompt di testo specifico. Come in questo caso. È possibile dare un contributo votando lo stesso LoRa. In questo caso avendo un account registrato a Civitai, 84 persone della community hanno dato un riscontro positivo. Ci avvisa che avevamo già dato un nostro voto alla risorsa. Prima di generare una nuova immagine con la nuova risorsa LoRa, decidiamo di scaricare una tipologia di checkpoint differente da quella di default. Utilizziamo ad esempio Dream Shaper XL. Appena sotto la scritta troviamo dei tag che ci aiutano ad identificare questo modello, che è un modello base adatto per immagini anime, artistiche, ma anche fotografiche e realistiche. Ancora più in basso vediamo le varie versioni, dalle più recenti sulla sinistra fino alle più vecchie sulla destra. La più recente è la versione Turbo, ma noi scegliamo in questo caso la versione Lightning. Uscita il 21 febbraio. Questo checkpoint è molto popolare ed è uno tra i più utilizzati dalla community. Decidiamo quindi di scaricarlo. Ma dove inserire i modelli checkpoint e i LoRa una volta scaricati? Nella cartella Focus andiamo nella sottocartella Models. E infine checkpoint per copiare i modelli principali. I LoRa invece sempre nella cartella Models, ma nella sottocartella con lo stesso nome. LoRa, è possibile creare delle sottocartelle separate dalle varie tipologie. Tornando a Focus decidiamo di richiamare il checkpoint Dream Shaper Lightning da Model, selezionandolo dall'elenco a tendina. Dopodiché selezioniamo finalmente il nostro LoRa. Riding on A. Come vedete, è possibile in questo caso utilizzare fino a 6 LoRa differenti in Focus. Ma queste impostazioni possono essere modificate editando i file di configurazione. Lo vedremo più avanti. Di fianco ad ogni LoRa è presente il parametro peso che vogliamo dare a questo tipo di controllo. È consigliabile attenersi alle indicazioni dell'autore del LoRa stesso reperibili, da Civitai, senza estremizzare questo parametro. Siamo pronti a generare le nostre immagini. Vediamole insieme. Un'ottima immagine. Proviamo ancora. Non sempre le immagini ci daranno dei risultati ottimali. Ma con il LoRa giusto, possiamo avvicinarci all'immagine ideale.
Questi due lora in particolare migliorano ulteriormente l'immagine dal punto di vista artistico e la arricchiscono di dettagli. Cerchiamo i due lora dall'elenco, li carichiamo e rigeneriamo. Naturalmente l'IA non è esente da errori o da imprecisioni. Basta rigenerare o skippare la generazione se non soddisfa le nostre necessità. Proviamo a cambiare con qualità per migliorare la definizione e i dettagli. Non sempre Focus ci darà dei risultati ottimali. Qui avevamo anche corretto il prompt in inglese. Non male, vero? Alcuni visi nelle immagini non sono ben definiti, altri sì. Come fare a sistemarli? Lo vedremo nella prossima puntata. Buona Pasqua!